cotta lì dentro? Prendi un panno carta, pulisci bene. Esamino della prostata. Ma la vuoi parcheggiare là in piazza? In piazza? Ma vogliamo farlo lì il coso? Ma cos'è che ha questo? Oh. Ciao carissimi, bentornati. Oggi abbiamo un po' di modifiche da portare avanti con la 350Z, meccaniche e anche estetiche. Iniziamo cambiando la frizione. Con un po' di Tetris c'è stato dentro tutto. Frizione, pastiglie e attrezzatura video. Eccoci qua. Sì. Là in fondo, e ho sentito un motore. Un 3005 V6 diciamo. Ci siamo quindi diretti da Old School Garage con tutto il materiale per iniziare i lavori. Un inizio pieno di energia. Siamo in quel di Via Novara. Dove ci sono le puttane Col collo d'oca. Gode a tratti. Bisogna abbandonare la Lombardia, Tom. Sentila. un bel motorello. Tu su un motorello. Qualsiasi fottuta marcia metti, sfiora il gas e schizza. È un bel motore. Sente proprio che è grosso. È grosso, esatto. Furgoncino rosso, dove vai? Dentro la portiera del 350Z. Tu brutto dietro a lui. Metto la freccia, ma nessuno gliene fotte un c***o. Perché non ha mamma che Noleggio furgoni. Dopo un emozionante viaggio pieno di stupidate tra me e Tommy, siamo arrivati da Old School Garage a Buccinasco. Per cominciare abbiamo visionato insieme la nuova frizione e le nuove pastiglie dei freni. Supreme Performance. Yes, Brody. Macchina sul ponte e si comincia a lavorare. Nissan Calsonic. Cotta lì dentro? Credo intendesse dire di sì, scottava. Oh, che bello, via. La proviamo a accendere così? Sono delle lambda staccate, anche il sensore dei giri. Per cambiare la frizione bisogna giustamente tirare giù il cambio, ma prima di tirare giù il cambio bisogna spostare tutto ciò che è d'intralcio, come alcune parti dello scarico e i cablaggi delle sonde lambda o del sensore dei giri. Ovviamente bisogna prima scaricare anche l'olio del cambio. Coca-Cola. Albero di trasmissione del Turbo Daily. Giustamente bisogna anche scollegare internamente il pomello e tutto ciò che ci va dietro, in modo da tirare giù il cambio completamente. Senti che odore che fa. Beh, ma me ne ero accorto, cioè era una merda. Esatto. Ma che fumo che fa? La vecchia frizione era bella bruciata. Vi faccio notare che la nuova frizione ha 5 molle invece delle 4 originali. Sarà quindi più dura, più tosta, più sportiva, oltre ad essere nuova e non bruciata. Tommy, come sarà? Più mollosa? Sarà più mulloso. Cuscinetto nuovo. È stato tutto lubrificato e soprattutto pulito. Che soddisfazione! Tutto il nero che avete visto scendere è praticamente tutta la polvere della frizione che si consuma e sporca ovunque, quindi adesso viene ripulito tutto e mettiamo quella nuova. È stato infine rimontato tutto, piccolo test e si passa poi al cambio pastiglie, molto più semplice e veloce. Ci tengo a precisare che per tutto questo processo ci hanno messo solo 3 ore. Sono arrivato alle 9 e per mezzogiorno la macchina era pronta. Sono incredibili. Diciamo che ho visto giorni migliori. Hanno visto giorni migliori. Erano queste l'ora che facevano il rumore, in teoria, dai. Purtroppo le pastiglie posteriori sono sbagliate. Questa volta Autodoc ha ciccato. Vado? Pronti? Minchia, la frizione è dura. Minchia come stacca subito adesso. Come me ne sono andato l'ho trovato. Uguale. Eccoli qua.
finalmente li montiamo, sì. Come al solito dal gommista di fiducia, Pino Gomme. I cerchi originali non sono male, però ragazzi, quando montiamo gli altri, ma avete idea di cosa sarà questa macchina? Col tetto aperto poi, mio Dio! Oh guarda, una Supra, ah no, è una Z4, scusate, mi confondo sempre. Giustamente io arrivo e parcheggio lì e ovviamente si mettono a tagliare l'erba. Beh, mi sembra la cosa più giusta, no? Appena arrivo, infatti l'hanno già smerdata tutta. Grazie. O comunque qui da Pino Gomme sempre macchine di merda, devo dire, Ragazzi, guardate l'impianto frenante. Questa è la mia mano in confronto. Non ha senso. Ma quanto è più piccola, sembra un giocattolo in confronto a questa qua. Per fortuna con Michele sono tranquillo, i cerchi erano in buone mani e non si sarebbero rovinati. Ero molto curioso di vederla finalmente con la cerchiata scelta e già sul ponte faceva la sua scena. Speriamo stia dentro nella carrozzeria. Avranno azzeccato le misure anche questa volta i cari amici di R2Z Autoricambi? Speriamo, altrimenti il libretto della 350Z lo consegniamo direttamente in mano al primo maresciallo che incontriamo. E direi che non è il caso. Come al solito, R2Z Autoricambi, perfetto, guardate la misura perfetta, è dentro la carrozzeria nonostante sia un cerchio bastardissimo. Non hanno sbagliato neanche stavolta, incredibili. Ok, è arrivato il momento di attaccare gli adesivi pagati 80 euro. Allora, la macchina così è veramente bellissima. Speriamo di non fare una merdata con questi adesivi perché secondo me non è facilissimo il processo. Il processo in realtà era più facile di quanto pensassi, solo che non credevo molto nelle mie abilità e non volevo fare una schifezza, quindi mi sono informato meglio sentendo anche il venditore su eBay e poi mi sono rimesso all'opera. Accatelo al collo, chi ce lo visse su internet. Ok. Lo metti sul panno, un panno lo scatti in culo. Gomma pulisci molto bene, pulisci bene. Prendi un panno carta, pulisci bene. Vogliamo bene. E nelle istruzioni diceva di usare l'acetone. L'acetone mi veniva da piccolo quando mangiavo troppo cioccolato. Quindi esamino della prostata. ho iniziato ad applicare la potentissima colla come un art attacker, incollandomi più volte il guanto e poi le dita. Un disastro. Quanto è tuning, signori? Nonostante però abbia strappato 4 kg di pelle dalle mie dita, il risultato finale è stato questo. Cioè abbiamo solo messo un set di cerchi e degli adesivi sulle gomme ed è un'altra macchina. È un'altra fottuta macchina. Adesso già iniziamo a ragionare e pensa che manca ancora tutto, Cioè manca oscurare i fari davanti, oscurare questo loghettino, vabbè, lavarla, rifare la carrozzeria da Marsilio Car, il lip davanti, l'estrattore dietro e anche lo spoilerino. Ah, lo scarico pure ovviamente, oltre all'estrattore. Amici, frizione nuova, partiamo. Minchia come stacca subito, Allora, diciamo che quello che ho notato sicuramente è che adesso questa frizione è molto maschia. Sì, abbiamo comunque, dura, porca miseria, abbiamo visto appunto che aveva 5 molle anziché 4, quindi già questo doveva farci capire che avrebbe avuto più resistenza al pedale e in effetti è così, è molto dura.
C'è molto Molto più dura. è molto più dura dell'altra, che era anche mezza sfondata, quindi la differenza si sente parecchio. E a differenza dell'altra che staccava in altissimo, cioè staccava quando ormai il piede lo avevi tolto dal pedale, questa qui subito appena alzi il pedale stacca. È solo questione di abitudine, come tutte le frizioni. E finalmente adesso si possono fare, come avete visto nel video, delle partenze, delle piccole sgomme. Senti che bel suono, tutto aperto così, senti proprio bel suono. Niente, questo qui va a 30 all'ora, fastidioso figlio di... ma questi sono gli qui autisti della domenica. Quelli che prendono l'auto solo la domenica. E fammi fare un seconda terza, su. Si scombinano tutti i capelli. A te? Sì. Ho visto, Tommy, devi pettinarteli. Goduriosa, Ancora? Ancora. Senti com'è reattivo. Via! Bisogna mettergli uno scarico qua, bro. Sì, assolutamente. Deve fare un bordello vergognoso. Comunque diciamo che già inizio a godermela un po' di più, perché il pedale della frizione è diverso, sento che non slitta. Bello comunque, è una macchina godibile. Tettuccio aperto, anche il cambio è bello maschio, bello duro, proprio entra... Sai che le sospensioni io volevo mettergli le molle, ma mi sa che non le metto più, perché non è tanto alta alla fine, è bella comunque esteticamente ed è comodissima, cioè tu senti quanto è comoda sta macchina. Se andiamo a mettergli le molle dopo diventa un rompimento di cazzo. Bravo, sì, lanciati. Vai. Più in quinta. Seconda. Bello. Vedrai poi, tetto aperto, scarico aperto. Che bello. Una sinfonia. Andiamo a fare l'aperitivo? Andiamo a fare l'aperitivo. Allora, voglio un bello sbagliato. Sì. Ah, ma mi sa che è l'Inter che ha vinto. No, l'Inter che ha vinto. Se siete contenti, bravi così. Top, cose importanti sono quelle, Ha vinto la squadra del cuore. Questo è l'altro di Pero che gira pure lui. Sì. C'hai un ricettacolo di gente di Apero. Sì, un ricettacolo di idioti. Una bella bomba nucleare. No, ma ci abito. Che fumo fa questo? Che cosa sta facendo? Guarda. La Madonna, porca puttana. Via. Senti che schifo. Ma la vuoi parcheggiare là in piazza? In piazza? Ma vogliamo farlo lì il coso? Ma cos'è che ha questo? Ma l'avete sentito? Speriamo si sia sentito. Cioè, senti come sono contenti gli interisti, va. Bravi. Però stasera alle 10 tutti chiusi in casa, Sono dietro di noi, guarda che bordello. Benissimo amici, il progetto 350Z sta procedendo a gonfie vele, finalmente sta diventando più piacevole da guidare e sicuramente più bella da vedere, ma manca ancora un sacco di roba da fare, tutta l'estetica rifatta, lo scarico, l'aspirazione, la mappa, per non parlare di un possibile wrap devastante finale, che però non spoilerò assolutamente. Ci vediamo su Instagram in attesa del video qui su YouTube di domenica prossima e quindi un saluto, ciao belli!